Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo giunti alla seconda lezione e quest'oggi andremo a vedere che cos'è il menu file. Praticamente qua su, vedete, abbiamo tutta una serie di menu che ci permettono di fare delle cose all'interno di Excel. Tra le altre cose, se noi andiamo qua giù in fondo, vedete qui sulla destra c'è una freccetta. Se noi clicchiamo questa freccettina qua, nascondiamo il menu in modo da avere più spazio sulla nostra area di lavoro, e quando clicchiamo sui vari menu ci esce praticamente il contenuto dei vari menu. Per avere fissa la barretta basta tornare di qua e premere poi questo pulsantino qua, ok? Quindi quando andiamo a premerlo ritorniamo ad averla di nuovo fissa. Allora andiamo in approfondimento con il menu file. Praticamente il menu file è quel menu che ci permette di configurare il nostro Excel e di fare altre cose interessanti. Ad esempio, se noi andiamo su Home oppure andiamo su nuovo, vedete, su Home ci fa la proposta degli ultimi file che noi abbiamo praticamente lavorato. Qui abbiamo altre, vedete, qui ci sono i recenti, i bloccati che non ce ne sono, i condivisi con me se altre persone mi stanno condividendo dei file. Poi qui ad esempio, ok, quando noi comunque andiamo ad aprire Excel, quando lo apriamo si presenta così, si presenta nel menu Home e vediamo che c'è un menu similare a quello che c'è dentro il menu file. Ok, e qui praticamente nel menu Home ci vengono proposti anche dei file pronti, e se premiamo su altri modelli, ok, ci sposta praticamente nella scheda nuovo e ci fa vedere altri modelli. Questi modelli qua, ad esempio questo crea un calendario in automatico, praticamente ci possono aiutare a comprendere un po' come funziona Excel. Difatti andremo anche ad utilizzarli durante il corso per avere degli esempi pronti e che anche voi potrete utilizzare e andare in approfondimento rispetto a quello che magari andrò a spiegarvi io. Poi se andate sotto, vedete, c'è il cerca modelli online. Qui vi vengono proposti tantissimi modelli. Volete fare un budget mensile, pianificazione dei lavori, stato patrimoniale e così via. Ce ne sono veramente tanti. Eventualmente qui potete fare anche una ricerca, ad esempio scrivete calendario. Ok, perché dovete andare a formare un calendario. Ecco che qui vi vengono proposti tantissimi modelli di calendario, quindi avete l'imbarazzo della scelta sul quale andare a scegliere. Quando noi ad esempio prendiamo questo qui con i fiorellini e facciamo un bel click, ok, ci fa vedere un po' che cosa ha, un po' ce lo fa vedere un po' più grande. Questo vi dà una descrizione di quello che stiamo per andare a scaricare. Se vogliamo possiamo anche passare al successivo con le freccette e poi facciamo crea. Nel momento in cui premiamo crea, ecco che lui praticamente va a crearsi il file, e qua giù vediamo che ha una scheda inizio e un'altra scheda calendario, ok? Ecco che lui qua praticamente ci ha messo dentro il nostro calendario. Ovviamente qua su vedete c'è una barra delle formule, qui si inseriscono delle formule e ci sono già formule inserite da Excel in automatico. Allora, ad esempio adesso è il 31 gennaio, vedete che effettivamente è di domenica, perché poi quando cambia l'anno questo calendario ovviamente si autoaggiorna in automatico. Ok, questo è un esempio. Quindi nel menu file appunto troviamo su nuovo, diciamo, troviamo vari esempi che possiamo andare a scaricarci, quindi se volete fare qualcosa magari controllate se esiste già un modello pronto, ve lo cercate nei modelli ed eventualmente ve lo scaricate, che così magari vi trovate tutto formattato. Ok, se andiamo nel menu apri, ok, menu file, e poi premiamo sul bottone apri, qua ci vengono proposte un po' di cose interessanti. Allora, io lavoro con la versione di Office Microsoft 365, quindi questo che cosa significa? Vado un attimino giù nel bottone altro. Se voi non avete altro è perché io adesso lo zoom sul monitor, quindi probabilmente vedrete già tutte le voci in elenco. Ad ogni modo, se vado su altro trovo anche account, quindi voi troverete account. Se vado su account, ok, vedete qui mi fa vedere praticamente la versione di Office che ho io, che è Microsoft 365, e questo corso sarà centrato sulla versione di Microsoft 365. Non andremo comunque a trattare cose che sono esclusive del pacchetto Microsoft 365, quindi questo corso sarà valido anche per le versioni
precedenti. Quindi che cosa vediamo qua? Che vediamo che questa è la versione di Excel che ho, e se faccio praticamente su informazioni su Excel vedo di dettaglio la versione che ho. Vedete, dice proprio Microsoft 365 MSO, qua mi dà la release corrente che ho in questo momento, perché Excel si aggiorna di continuo, ok, e quindi potrebbero esserci tante release, e qua mi dice i bit che ho. Quindi se io ho un sistema operativo a 64 bit conviene installare una versione di Excel a 64 bit. Se ce l'ho a 32 bit il sistema operativo, la 64 proprio non si installa, quindi potremo installare solo a 32. Però un errore che tante persone fanno è installare la versione 32 bit su un sistema operativo che monta un 64 bit. Che cos'è questo bit? Allora, possiamo andare ad esempio in Explore Risorse, no? Facciamo tasto destro sopra a questo computer e facciamo proprietà. Facendo proprietà, ok, qui ci viene fuori praticamente tipo di sistema, ok, è la stessa procedura anche se avete Windows 7 o altri sistemi operativi, vi compare una finestra differente, ma in cima di solito trovate sempre le stesse informazioni. Vedete, sistema operativo 64 bit, quindi vuol dire che ho Windows 10 a 64 bit, ok. Se qui ci fosse scritto x86 oppure 32 bit, significa che appunto il mio sistema è a 32, quindi se avete il 64 e dovete installare Excel, oppure tutto il pacchetto di Microsoft 365, installatelo a 64 bit, perché permette di gestire più memoria, funziona meglio e è sicuramente migliore del 32 bit. Ok, piccola finestra a parte praticamente sulla versione, poi ci torniamo sull'account, torniamo su apri. Qua che cosa vediamo? Vediamo eventualmente se abbiamo dei sistemi cloud agganciati alla nostra licenza. Qui ci permette di condividere con SharePoint piuttosto che con OneDrive. Qui ci permette di fare appunto apri, quindi possiamo premere su questo PC e lui ci fa vedere praticamente le cartelle che ci sono all'interno del nostro PC, piuttosto che faccio sfoglia. Allora con sfoglia si apre praticamente l'Explore Resource e andiamo a cercare i nostri file all'interno del nostro computer. Sulla parte di destra, quando andiamo su recenti, il bottone che c'è su in alto, ok, ci fa vedere come prima i file recenti, però qui c'è una cartella interessante, cioè ripristina cartelle di lavoro non salvate. Ipotizziamo che iniziate ad utilizzare Excel crasha, perché può succedere che crash, quindi significa che il file si chiude e magari non avete salvato. Ok, magari non disperatevi, anche se è una buona norma e buon uso andare a salvare molto spesso i file. Io, per dirvi, salvo ogni 5-10 minuti il file per non rischiare di perdere informazioni. Però qualora succedesse potreste premere il bottone ripristina cartelle di lavoro non salvate. Cliccando qui, ok, se il file è crashato accidentalmente, quindi aprite un file nuovo, andate qui sul menu file, aprite, premete questo bottone, così vi porta questa cartella qua che vedevamo prima. Può succedere che magari Excel in automatico salvi una copia anche se è andato in crash con le ultime modifiche, quindi magari qui lo potete trovare. Questo è un sistema per recuperare i file magari che sono stati danneggiati o persi, quindi provate questa strada qua se dovesse succedere. Poi andiamo nel menu informazioni, appunto qui ci dà un po' di informazioni su il nostro programma, su Excel, su cronologia versioni. Vediamo praticamente che ci dà l'accesso a vari servizi se ce li abbiamo. La cosa più interessante che c'è all'interno di questo menu è la protezione della cartella di lavoro. Praticamente se noi clicchiamo qua, vedete, ci fa vedere delle cose, e noi tendenzialmente quello che si va a fare più comunemente è magari fare proteggi foglio corrente piuttosto che la struttura della cartella di lavoro. Che cosa significa? Qual è la differenza? La cartella di lavoro è l'insieme dei fogli che abbiamo praticamente sul nostro Excel, quindi foglio 1, foglio 2, se premiamo qui facciamo foglio 3 e così via. Quindi se noi andiamo su informazioni e premiamo proteggi struttura cartella di lavoro, applichiamo una password in modo che non possiamo andare a fare modifiche sulle celle di tutti i fogli. Se invece facciamo proteggi foglio corrente, ok, andremo a proteggere questo specifico foglio e gli altri rimarranno liberi. Quindi facciamo una prova, facciamo proteggi foglio corrente e qui ci dice che cosa vogliamo andare a proteggere. Adesso non scendiamo troppo nel merito, lo riprenderemo più avanti semmai. Quindi va bene il default, quindi non ci lascerà fare modifiche sulle password. Io adesso lascio anche bianco, ok, non sono costretto per forza a mettere una password, do l'ok.
Ok, se metto una password mi chiede la conferma per riscriverla. Se adesso vado qua, vedete, mi dice che il foglio è protetto, non lo posso più modificare, quindi questo è un sistema per andare a proteggere i fogli. Per proteggerlo si torna nel menu file, quindi deve essere attivo il foglio protetto, si torna nel menu file, si va su informazioni, ecco che noi qua troviamo il foglio protetto, se ne proteggiamo più di uno troviamo l'elenco. E qui basta premere rimuovi protezione. Se c'è la password ce la chiede, altrimenti se non la mettiamo quando premiamo, ok, sparisce. Un altro sistema per gestire le protezioni di fogli è tasto destro sulla linguetta del foglio, protegge il foglio, quindi con Excel vedete troviamo i pulsanti su tanti posti diversi, ok? Poi dipende un po' dalla manualità e dalla comodità che avete voi. Comunque si ripropone lo stesso menu. Quindi qui troviamo appunto la protezione, che è la cosa un po' più interessante, le altre cose non le vediamo in questo momento. Qui invece abbiamo il menu salva, quindi possiamo decidere dove salvare il nostro file, se metterlo su cloud se abbiamo il servizio, piuttosto che metterlo sul nostro desktop. Poi abbiamo, se noi premiamo salva, praticamente salviamo il file, se facciamo salva con nome, salviamo il file in un altro nome, quindi se abbiamo questo file aperto, ok? E è salvato su disco, quindi possiamo premere anche il disco qua su, ok, lo salviamo. Se noi facciamo salva con nome salveremo un'altra copia senza sovrascrivere quello esistente, quindi questa è la differenza tra salva e salva con nome. Salva as Adobe PDF serve praticamente avere il PDF Maker, che io in questo momento non ho, e permette di creare PDF, ma in ogni caso quando noi andiamo su salva, ok, e facciamo sfoglia, qui se clicchiamo su questa barra qua ci fa l'elenco dei vari tipi di salvataggio che possiamo andare a fare. Adesso vedete che io, oltre al nome che ho di qua, ho anche tutte le estensioni e vi consiglio di attivarle. Come si fa ad attivare queste estensioni? Andiamo ad esempio su Esplora risorse, andiamo nel menu visualizza e premiamo estensioni nascoste. Vedete, se io scusate, estensioni nomi, vedete, se io clicco qua, qui adesso c'è l'estensione, se lo clicco non c'è più l'estensione, quindi è sempre buona cosa avere le estensioni, così capiamo sempre come stiamo lavorando. Se non avete Windows 10 si va nel menu opzioni, quindi avrete strumenti qua su, andate su menu opzioni e poi farete modifica cartelle, andate su visualizzazioni e dentro qua vedete trovate anche nascondi, mostra è qui da qualche parte, adesso qui probabilmente non c'è più perché ho la versione 2010, comunque se cercate qui trovate anche, ecco qua, nascondi i file protetti dal sistema, nascondi le estensioni, eccolo qua, voi troverete questo qui attivato. Se lo defleggate, ok, vedrete le estensioni. Con Windows 10 è molto più semplice. Tornando a noi, quando avete attivato le estensioni vedete tutte queste cose qua. Allora, quando vedete XLSX significa che salvate un file standard di Excel, quindi segue tutta la sua formattazione e non sarà possibile eseguire dello script, del codice per automatizzare le cose, è un certo tipo di compressione. Invece cartella di lavoro con un'attivazione macro XLSM, ok, permette anche di attivare delle macro, che è una cosa che vedremo più avanti nel corso, quindi faremo degli script e faremo fare delle cose in automatico ad Excel. Se io salvo in XLSX, questi file con macro non funzioneranno. Cartella di lavoro binaria di Excel XLSB, questo lo scrive praticamente col codice macchina più o meno e permette anche di attivare le macro. Io consiglio sempre a tutti di utilizzare questa versione qua a prescindere da quello che andate a fare, perché l'estensione che va a comprimere meglio il file e crea meno disagi quando lavorate. È più difficile che si verifichi anche un crash. Tendenzialmente le persone utilizzano XLSX o XLSM e scartano sempre l'XLSB. Io vi consiglio di utilizzare questo, per l'esperienza che ho avuto è il migliore. Se dovete salvare il file con un'estensione più vecchia di quella che avete voi, ad esempio io ho M365 e devo salvarlo per qualcuno che ha Office 2003, utilizziamo questa XLS, piuttosto che dobbiamo creare dei CSV o XML oppure una pagina HTML, perché Excel crea in automatico anche la pagina HTML. Adesso non scendiamo nel dettaglio di tutte queste cose qua. Comunque anche i CSV, ci sono più forme di creare CSV e faremo magari degli approfondimenti più avanti. Qua giù comunque trovate anche ad esempio il PDF, quindi se voi cliccate su PDF andrete a salvare il vostro file in formato PDF. Ma come funziona? Funziona che praticamente se io clicco la scheda calendario farò il PDF di solo questa scheda. Se clicco qua e poi tengo premuto Shift e vado su calendario,
farò il PDF di queste due schede qua, ok? Poi vedete, se io clicco qua non riesco più a selezionare due fogli. Quando ne seleziono solo due o tre, ma ne ho altri di inattivi, ok? Clicco su uno e poi riesco appunto a tornare a selezionarne solo uno. Se invece li seleziono tutti quelli che ho, basta poi cliccare in uno qualsiasi. Quindi così appunto col menu salva col nome possiamo salvare il nostro file in più formati. Poi qui c'è il menu, la voce stampa, che ci permette di organizzare la stampa dei nostri fogli. Ad esempio qui vedete io ho selezionato calendario, quindi quando farò clic su stampa andrò a configurare solo questo foglio, poi ci sarà un approfondimento su come andare a configurare bene l'area di stampa. Comunque da qui noi possiamo andare a scegliere la nostra stampante, scegliamo le copie, scegliamo il formato di stampa A4, A3, i margini e così via. Comunque questa cosa qua la approfondiremo più avanti. Qui condividi, possiamo ad esempio inviare per posta il file, ma io non lo uso mai, conviene sempre salvarsi il file, utilizzare il nostro tool di posta, che può essere Gmail piuttosto che Outlook o quello che volete, e poi lo inviate, oppure lo salvate su cloud, ma sono tutte cose che potete fare anche nel menu salva. Esporta, potete crearlo in PDF, è un po' il sistema che vedevate prima, un altro modo di fare le cose. Pubblica è una cosa che non andremo ad approfondire, praticamente è una cosa, vi serve comunque un collegamento a Power BI e potete andare a pubblicare poi le informazioni fuori. Chiudete il file, poi qua voi avrete anche queste informazioni qua. Feedback, potete mandare un feedback a Microsoft che forse lo legge, se c'è qualcosa che non va potete appunto scrivergli. Dicevo, account, vedete appunto la vostra versione di Excel, però c'è anche una cosa interessante qui, perché potete andare in questo menu qua, opzioni di aggiornamento, ok? Se fate aggiorna automatico, se mettete qua aggiorna adesso, lui va ad aggiornare il vostro Excel, ok? Se le disabilitate non aggiornerà mai l'Excel, ok? Se facciamo visualizza aggiornamenti, ci porta su un sito che ci fa vedere l'ultima release disponibile e ci fa vedere anche che cosa è stato integrato in Microsoft 365 con l'ultima release. Quindi se noi andiamo qui su informazioni su Excel, qui vediamo un numeretto, ok? Noi possiamo confrontare questo numeretto con quello che appunto c'è nel sito. Se è uguale vuol dire che noi abbiamo praticamente l'ultima versione disponibile, altrimenti possiamo forzare un aggiornamento premendo qua, e allora dopo lui se clicco qua vedete lui inizia a cercare gli aggiornamenti. A un certo punto mi chiederà, vedete adesso li sta scaricando, quando avrà finito di scaricarli mi dirà chiudi Excel perché altrimenti non posso installare gli aggiornamenti. Quindi io chiuderò gli Excel e lui andrà ad applicare gli aggiornamenti completamente in automatico. Quando lui avrà finito, di solito ci mette un po' a scaricare i dati, ma poi l'installazione è veloce, e mentre lui scarica voi potete premere la linguetta, ok, e quando lui avrà finito vi avviserà. Quindi adesso vedete lui sta scaricando, lo lasciamo scaricare, così poi installo gli aggiornamenti. Poi se andiamo ancora su altro, andiamo su opzioni, questo è il menu un po' più importante, poi abbiamo finito. Praticamente su opzioni che cosa vediamo? Vediamo praticamente le configurazioni di Excel, e qua è veramente da perdersi. Allora io consiglio sempre di mantenere il più possibile le configurazioni di default, in modo da avere uno standard che è utile per tutti. Però se lavorate per voi stessi o comunque volete avere delle personalizzazioni particolare, entrate qui e potete andare a personalizzare l'Excel come volete. Ad esempio vedete, comprimi automaticamente la barra multifunzione, ok? Quando aprite trovate sempre la barra praticamente che è compressa in cima, quindi potete andare a giocare con il layout che vedete fuori. Ma la cosa più interessante è che se andiamo ad esempio su formule, possiamo attivare le formule R1C1, che adesso è un po' presto per approfondire questa cosa qua, ma ci sono tante cose veramente interessanti da vedere, soprattutto sulle cose che ci sono qua giù. Sul menu dati, qui possiamo abilitare, ci sono due cose interessanti. Qui possiamo attivare i connettori per collegarsi ad Access, che sono le cose vecchie, ok? Che se avete Office 2010 questa cosa qua non ci sarà, perché c'è dalla versione 2016, insomma. Comunque qua ci sono dei connettori. Queste due cose qua ci permettono praticamente di attivare anche i motori supplementari che ci sono dalla 2016 in su, e che ci sono ovviamente su Microsoft 365, quindi permette di attivare
Power Pivot. Power Query invece è già attivato. Eventualmente, se volete approfondire questi aspetti qua, ci sono le mie playlist nel canale e andate ad approfondire che cos'è Power Pivot e Power Query all'interno di Excel, che sono due motori molto molto potenti. Power View e mappe 3D lasciateli perdere, su Excel non funzionano bene, è meglio andare a lavorare con la Power BI Desktop Mobile. Quindi attivando queste due cose qua praticamente si attivano dei menu in più. Vedete, io ad esempio qui ho Power Pivot, vedete che è perché ho attivato questa cosa qua. Strumenti e correzioni, lasciamo tutto così com'è. Su salvataggio, ecco qua c'è una cosa interessante, qui possiamo scegliere, ok, se salvare in automatico, dove salvare i file, e ok, tipo salva informazioni di salvataggio in automatico ogni 10 minuti. Io questa è una cosa che disattivo perché mi dà proprio fastidio che lui ogni 10 minuti vada a salvare il file, quindi io questa qui la disattivo. Posso anche mettere il formato per il salvataggio del file predefinito, quindi guarda, quando io vado a fare un salvataggio di un file nuovo, proponimi sempre per primo l'XLSB. Se non cambiate questa cosa qua, di default è su XLSX, quindi qua trovate un po' di scorciatoie che vi possono aiutare a fare meno cose quando andate a salvare. Su formule c'è anche una cosa interessante qua vedete, opzioni di calcolo. Qui dice che praticamente di default è in automatico, significa che se noi andiamo a fare una formula e poi noi andiamo ad aggiungere dei numeri, magari facciamo una formula su una cella che è uguale alla somma di una cella 1 più la cella 2, ok? Quindi quando noi cambieremo i valori su quelle due celle lì, la formula avrà il risultato in automatico. Lasciando in automatico, le formule andranno sempre in automatico, lasciamole così. Però se per qualche motivo le vogliamo disattivare, ok, andiamo qui e facciamo manuale. E in questo caso farà il ricalcolo solo quando chiudiamo il file. Se dobbiamo fare formule complesse, magari poi quando clicchiamo stiamo lì ed aspettiamo qualche secondo, ci dà fastidio, prepariamo tutto e poi ritorniamo a mettere in automatico. E di solito questa cosa qua non la cambio mai perché è pericolosa. Se lasciamo il manuale e ci dimentichiamo di cambiare questa cosa qua, poi le formule ovviamente non funzionano. Accessibilità lasciamo così com'è. Impostazioni avanzate, qua ci sono sempre delle impostazioni di configurazione, quindi magari ve le scorrete, gli date un occhio e durante il corso, se andrò a fare altre lezioni, ci sono delle cose particolari che magari si viene qui e si fa un flag, ve lo mostrerò. Personalizzazione barra multifunzione, questa è interessante. Vedete che io ho anche il menu sviluppo, praticamente da qui è possibile andare a fare dello sviluppo con dello script per automatizzare delle cose con Excel, quindi di default questo è disattivato, vedete, lo trovate così. Se venite qui su barra multifunzione, fate clic, ok, e dopo date la conferma giù sotto, comparirà anche il menu sviluppo, così attivate sia Power Pivot che sviluppo e avete praticamente Excel configurato bene. Barra di accesso, ovviamente qui trovate anche altri bottoni che magari potete anche andare a farvi, potete anche fare un nuovo gruppo. Vedete, se fate un nuovo gruppo, qui ho fatto adesso un gruppo dentro qui. Posso anche andare a fare una nuova scheda, ad esempio nuova scheda, vedete, ho fatto una nuova scheda e mi faccio un menu personalizzato con tutti i bottoni rapidi che voglio. Se vado qui comandi più usati, ma se vado su tutti i comandi, Excel ha veramente una pletora di comandi, ne ha veramente tanti, ce ne sono tanti che magari non sono esposti neanche nei menu che trovate qui e sono praticamente dei richiami, ma veramente c'è tanta roba. Quindi fate la vostra scheda e poi andate a personalizzarla come volete. Accesso rapido sono praticamente questi comandi qua, sono quelli che noi andiamo a trovare qua su in cima, quindi se volete dei comandi rapidi ve li mettete qua e compaiono qua su. Componenti aggiuntivi li lasciamo stare, e questo è utile se avete versioni vecchie di Excel, quindi se volete attivare ad esempio Power Pivot bisogna andare qua a fare componenti aggiuntivi vai, e qua va attivato, vedete, Power Pivot da qui perché non trovate il flag che vi facevo vedere prima. Poi se andiamo sull'ultima parte e poi abbiamo terminato, centro di protezione, qui è la cosa più importante. Allora io faccio una configurazione standard di solito sull'Excel quando lo vado ad installare, configurare anche alle persone. Andiamo su imposta centro di protezione e qui compaiono un po' di queste cose qua. Allora fate attenzione a quello che fate qui, è importante fare attenzione a dove andate a toccare. Tendenzialmente io vado su impostazioni delle macro e di default è su disabilita tutte le macro, perché se vado a fare del codice non funzioneranno, anche se ho salvato in formato XLSM o XLSB non funzionerà. Abilitando le macro, ok, qua dicono che è non consigliata, perché se andate a scaricare un file Excel da Excel, un file Excel dal web che ha ad esempio dentro delle macro e magari
c'è del codice pericoloso che non avete costruito voi e cioè si può creare anche un virus con lo script, quindi lui vi dice guarda non attivarle perché potrebbe essere pericoloso, perché io potrei mettere anche un automacro che quando apro Excel parte lo script, ok? Quindi ma comunque se lavorate con file vostri, ok, conviene abilitarli in modo che non dovete venire qua o premere dei bottoni perché dopo se voi avete delle macro attive nel vostro file compare un messaggio giallo che vi dice vuoi abilitare le macro, dovete sempre starla a cliccare, ok? Quindi abilitate tutte le macro, si abilitano di default sempre su tutti i nostri file. Altra cosa interessante è ad esempio il contenuto esterno, quindi se noi colleghiamo dei dati che stanno su un altro Excel, ok, anche qua io vado ad attivare tutto in modo che poi i collegamenti siano sempre attivi. Diciamo che su questa cosa non c'è altro, avevamo skippato il menu lingua. Qui se volete potete installare anche più lingue, quindi installare altre lingue, premete qua, si va nel sito della Microsoft e si installano altre lingue se volete. Quella che sta più in alto è quella che comanda. Se io adesso spostassi in su l'inglese, ok, l'Excel si trasformerebbe in inglese, però attenzione perché quando scrivete le formule di Excel seguono la lingua, quindi se mettete italiano le formule scriverete in italiano, ad esempio dovete prendere 2 byte a sinistra di una cella, si scrive sinistra, se mettete inglese si scrive left, quindi attenzione a questa cosa qua. Bene, direi che qui abbiamo finito col menu file, qui sta ancora scaricando, ma comunque quando finisce si installeranno appunto tutti gli aggiornamenti. Bene, spero che questa risorsa sia stata di vostro gradimento. Nella prossima lezione andremo a vedere tutti gli altri menu e vedremo un po' come funzionano. Ringrazio molto per l'attenzione, lasciate un like se vi fa piacere, iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!